Ma Marchino, al mese quanto spendi? Benvenuti ragazzi, nuovo video di Marchino in Giappone, un altro bellissimo video esilarante. Iniziamo a mettere subito il mi piace per supportare il canale. Questa è una delle domande più gettonate che mi fanno, giustamente perché la gente in Italia vuole sapere quali sono i costi in un altro paese, in questo caso il Giappone. Ovviamente questo video è fatto in base alla mia esperienza e quanto sono i miei costi, quindi prendetela con le pinzette, nel senso, questo è il mio video, questa è la mia vita, questi sono i miei costi di vita. Chi mi conosce già da tanto sa già che io ho una casa, quindi non sono in un appartamento, sono in una casa, sono sposato e ho anche due figli. Una figlia di 11 anni e un figlio di 9 anni. Quindi vanno già a scuola e adesso andremo a analizzare i costi, perché proprio lì è la differenza, secondo me, di quando ero arrivato qua in Giappone, che i miei costi erano molto più bassi perché ero arrivato, eravamo in un appartamento, non avevamo i figli, e quanto è cambiato, no? I miei costi fissi di vita, perché sono comunque cambiati veramente tanto. Comunque andiamo a analizzare quanti miliardi di euro spendo al mese nel mio povero portafoglio. Allora partiamo col presupposto. Non so se avete visto il video di Marcello Ascani dove è venuto a casa mia e lui è rimasto abbastanza impressionato da una cosa, che è l'organizzazione di mia moglie. Mia moglie è veramente una matematica, è un Einstein dell'accounting, perché ha tutti i file Excel creati, addirittura guardando i file Excel di mia moglie che ha creato tutto lei, tutta tempestata di numeri, posso addirittura sapere il mio futuro. È incredibile, è una cosa incredibile, è una cosa che non avrei mai pensato una volta che, avevo un'immagine comunque dei giapponesi abbastanza precisa. Poi non lo so come sono le vostre mogli, non so come sono le mogli degli altri che vivono qua in Giappone, ma vi dico, la mia è super precisa, tutta perfettina, ha tutti i file Excel, addirittura con i tab, tutto quanto, e lo fa talmente bene che io posso solo guardare e dire wow. Ok, fantastico. Comunque grazie a lei io ho imparato comunque tantissime cose, perché io venivo dall'Italia, non avevo mai fatto una vita tipo col lavoro, famiglia, tutto quanto. Quindi una volta finiti gli studi sono andato in Australia e poi dall'Australia sono venuto qua in Giappone e ho iniziato la mia vita vera. Cioè io i miei primi lavori comunque sono stati qua in Giappone e le mie esperienze lavorative qua mi hanno fatto vedere il mondo in un modo diverso. Potevo andare a comprare, non so, quello che volevo al supermercato, al negozio di elettronica, tutto quanto. Quindi nello stesso tempo però ho imparato anche che nella vita ci sono un casino di costi che non avrei mai pensato. Sì, mi ero fatto un'immagine quando ero a scuola, però che non ci avevo mai fatto peso. Adesso comunque vedo la mia vita mensilmente in un modo diverso, ovviamente, che non so, se invece di andare a fare un pranzo a 5 stelle, se in quel mese ho avuto dei costi extra della quale non mi posso permettere altri soldi extra, ok, aspetta che vado a mangiare, non so, da un fast food, ecco. Comunque ho già straparlato, bando le ciance, andiamo a vedere i costi di vita che ho io nella nostra famiglia, al di fuori del mio lavoro, al di fuori delle mie cose extra, tipo, ecco, proprio andare a mangiare fuori o la benzina della macchina, ecco. Quelle cose le voglio tagliare fuori in questo video, invece mi voglio focalizzare invece sui costi della famiglia e della casa. Mi sono fatto questo file dove praticamente ho messo i costi della vita nostra, del familiare. Sono i soldi che io mensilmente devo pagare fissi. Allora, questi soldi che vi faccio vedere, il totale è diviso in due, quindi una parte la metto io e l'altra parte la mette mia moglie, 50-50. Allora, in fila vi dico i nostri costi. Partiamo con i costi della casa, quindi l'uso della casa. L'acqua, quanto mettiamo noi di acqua al mese? Noi mettiamo un budget di 5.000 yen, che ovviamente è fissato, cioè noi abbiamo pensato che è un average dei costi mensili, che a volte un po' di meno, a volte un po' di più, però normalmente per l'acqua noi spendiamo 5.000 yen. E vi dico che in Giappone, allora, una cosa che mi ha impressionato è che per esempio l'acqua viene usata molto, specialmente alla sera, perché i giapponesi sono abituati a fare l'ofuro, quindi c'è la vasca piena tutti i giorni d'acqua, sempre, più la doccia. Quindi loro per questo è una cosa fissa, cioè non gli puoi togliere l'ofuro
a mia moglie o ai bambini, perché veramente succederebbe il finimondo. Mai togliere l'ofurò ai giapponesi, ragazzi, mai fare questa cosa. Però vi dico che consuma tantissima acqua, perché tutti i giorni riempire la vasca, perché tutti i giorni si pulisce e si rimette nuova. E ci sono volte che magari, non so, i bambini devono fare i compiti e ci mettono un po' di tempo, mia moglie fa lo furò, non lo so, alle 8 di sera e i bambini sono ancora lì che fanno i compiti, finiscono alle 9:30, l'acqua diventa un po' più tiepida, per rimettere l'acqua ancora calda rischiacciano e riscaldano l'acqua in modo che lo furò diventa caldo, come deve essere per un giapponese, che loro fanno il bagno a 42 gradi. Ma come fanno? Incredibile. Vabbè, comunque l'acqua costa 5.000 yen. Poi passiamo al gas e la luce. Per il gas e la luce noi mettiamo un totale di 15.000 yen mensili. Ok, nelle case giapponesi non abbiamo i termo, quindi per esempio noi abbiamo una stufa nella living room e scalda la living room. Nelle altre stanze non c'è il gas, quindi se vuoi scaldare le altre stanze devi mettere l'aria condizionata. Quindi noi praticamente abbiamo l'aria condizionata in quasi tutte le stanze, solo in una stanza della casa non abbiamo l'aria condizionata. E vi dico i costi dell'aria condizionata che abbiamo avuto, cioè c'è quello della living room che è, come vedete, una stanza veramente grossa. Quel condizionatore lì l'abbiamo pagato veramente tanto, e chi vive qua in Giappone lo può confermare, e costano prezzi assurdi. Ma comunque l'aria condizionata costa anche in Italia, cioè non voglio dire che qui in Giappone costa tanto. In parole povere, gas e luce sono in contemporanea, perché come ho detto prima, la stufa nella living room, l'aria condizionata nelle altre stanze, e in più si cucina con noi abbiamo il gas in cucina. Quindi il costo, diciamo che del gas e la luce, ovviamente il gas costa di più, però l'abbiamo messo insieme così facciamo un budget unico sul gas e luce. Poi abbiamo il mutuo, che è abbastanza di basso costo, l'abbiamo deciso noi ovviamente in accordo con la banca. Noi al mese paghiamo 55.000 yen. Ne avevo parlato molto più dettagliatamente nel video che ho fatto della casa, che ve lo metto qua. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere. Comunque vi do subito una spoilerata: entro la fine di aprile, inizio maggio, voglio rifare il video della casa, perché nel video del vecchio della casa c'è ancora la cucina vecchia, il bagno vecchio, e stiamo per cambiare ancora una volta, ragazzi. Ogni anno succede sempre qualcosa. Stiamo per cambiare l'ofurò, cioè la vasca da bagno con la doccia. Quindi una volta che abbiamo completato la casa rifarò il video solo per voi. Poi abbiamo da pagare l'internet mettiamo 5.500 yen mensili. La nostra connessione di internet è 100 MB, quindi a me va benissimo, va velocissima, e sono molto felice di questa connessione, e anche il prezzo non è poi così male. Poi sempre per la casa paghiamo un'assicurazione nel caso succeda un terremoto, un incendio, qualsiasi disastro potrebbe succedere, che comunque in Giappone ci sono tantissimi terremoti, tutto quanto. Comunque al mese mettiamo di budget 4.600 yen per questa assicurazione. Poi, come in Italia c'è il canone Rai, in Giappone c'è il canone NHK, e questo al mese costa 1.170 yen. E che se non paghi questo canone, ogni settimana arriva l'omino che ti viene a suonare il campanello. Allora, se io abitassi per esempio in un appartamento non so, al 50° piano, dove è praticamente impossibile arrivare, mi basta non rispondere. Molti fanno così. Io di fatto è che abitando in una casa al piano terra è praticamente impossibile scappare, cioè sono comunque qua, e quindi impossibile, cioè è impossibile, ragazzi. Quindi alla fine abbiamo rinunciato, ho detto va, vi paghiamo sto canone NHK, non è la fine del mondo, però alla fine mi rode molto pagare sto cavolo di canone, che poi non lo usiamo neanche, perché io la televisione giapponese non la uso, non mi piace, fa schifo. Poi ne farò un video proprio a riguardo sulla schifezza della televisione giapponese. Per di più ci devo pure pagare il canone. Vabbè, andiamo avanti. E per finire, sui costi della casa ci sono le tasse per la proprietà, quindi c'è il terreno, quelle sono delle tasse che si pagano una volta all'anno. E al mese noi mettiamo i costi ovviamente di quell'annuale, cioè non è che noi aspettiamo l'anno e poi pang, lo mettiamo. Ogni mese mettiamo parte i soldi per poi arrivare alla data del pagamento, che siamo già lì, ping, glielo mettiamo lì. Quindi al mese per le tasse sulla proprietà paghiamo 9.850 yen. E questi sono i costi delle bollette della casa. Passiamo invece alla vita di tutti i giorni, e poi dopo alla fine rimanete connessi, perché parleremo anche dei costi della scuola in Giappone. Allora, noi in casa abbiamo un box per bere l'acqua
che quello magari si può trovare anche negli uffici. Per noi è molto comodo anche per i bambini, così non ci chiedono tutte le volte papà mi dai l'acqua, papà mi dai quello, papà mi dai quello. Abbiamo risolto tutto questo grazie a questo box che comunque alla fin fine lo uso più io degli altri, è la verità. Io amo l'acqua, mi piace veramente bere tantissimo e questo veramente mi salva la vita. Comunque il costo dell'acqua box è di 4.510 yen al mese. Poi in famiglia abbiamo 3 cellulari, quello mio, quello di mia moglie e quello della bambina Erika. Il totale è veramente a basso costo perché negli ultimi anni abbiamo migliorato, abbiamo studiato, abbiamo fatto tantissime cose. Prima pagavamo delle cifre enormi quando sai il sistema giapponese dei cellulari è terribile, ma una volta che hai capito e ti butti fuori dal sistema EU, SoftBank e tutte quelle menate lì, noi abbiamo fatto Rakuten con la SIM free, prendendo un cellulare ovviamente SIM free, abbiamo abbassato i costi in una maniera assurda, quindi per 3 cellulari noi paghiamo al mese 4.750 yen. Poi abbiamo la tessera del Costco. Il Costco è un supermercato americano che c'è qua, ce ne sono vari qua ad Osaka, dove noi facciamo delle spese enormi e per entrare in questo supermercato bisogna essere membri, ecco. E questo al mese costa 400 yen. Io adesso vi sto dicendo i costi, non è che noi ogni mese lo mettiamo, noi ogni mese mettiamo da parte i soldi e poi una volta all'anno si pagano, hai capito? Cioè abbiamo fatto proprio questo sistema, mia moglie ha fatto questo sistema che funziona tantissimo, solo che dà molta pressione perché ogni mese noi comunque lo mettiamo e ti sembra che comunque ci sono tanti costi mensilmente, poi in realtà sono i costi quello annuale, quindi diciamo che è una questione anche di, non so, di mentalità, no? Di come affrontare il mese, vabbè. Comunque questo è come noi ci organizziamo, noi mettiamo ogni mese per poi non avere delle spese incredibili durante l'anno improvvise, ecco. Poi ogni mese mettiamo da parte anche dei soldi per eventuali elettrodomestici che si rompono. Quindi noi ogni mese mettiamo 350 yen, non è tantissimo, che poi si accumuleranno negli anni, nel caso abbiamo bisogno, non so, si rompe l'aspirapolvere, ok, abbiamo dell'extra cash per proprio gli elettrodomestici. Poi mettiamo sempre ogni mese da parte i soldi per un viaggio in Italia. Noi siamo in 4 e tutte le volte che vado in Italia minimo mi partono 4.000 euro solo di biglietteria aerea, ragazzi. Quindi immaginate, noi mettiamo i soldi ogni mese per un eventuale viaggio in Italia in famiglia, ovviamente. Quindi ogni mese mettiamo 10.000 yen per il viaggio in Italia. E poi per ultimo abbiamo anche la sezione extra. Mia moglie ha messo anche la sezione extra, qualsiasi cosa, non so, andiamo a mangiare fuori o non so, un regalo, bla bla bla, arriva non so il cugino, gli dobbiamo regalare una cosa, extra soldi, un budget che abbiamo deciso di 9.300 yen mensili. Poi abbiamo l'assicurazione sulla vita che nel caso vengo a mancare o mia moglie viene a mancare, abbiamo un'assicurazione che ci coprirà eventuali futuri costi e tutte queste cose. E lì mettiamo di budget 10.000 yen. Ma passiamo ai costi per i bambini, perché questa è veramente la parte interessante secondo me anche per voi. L'ho tenuta alla fine perché so che molti non guardano il video fino alla fine e questo è un grande male. Dovete guardare il video fino alla fine perché io le cose interessanti, le cose più belle, le metto sempre alla fine. Voi non l'avete ancora capito questa cosa. Allora, le spese per la scuola elementare, perché tutti e due i miei figli sono alla scuola elementare. Erika tra un anno andrà alle scuole medie, quindi avrò altri costi differenti, vediamo, poi farò ovviamente il video, vi tengo aggiornati ai costi della vita di una famiglia in Giappone. Quindi le spese per la scuola elementare, diciamo un po' in generale, non so, le calze, un po' tutto. Noi abbiamo fatto un budget per le spese delle scuole elementari, libri, matite, tutto quanto, di un budget mensile di 26.850 yen mensili. Così questo ci permette durante l'anno di coprire tutte le spese per quanto riguarda le scuole elementari. Poi anche i bambini hanno l'assicurazione per gli studenti e questa al mese ci costa 9.900 yen. Poi sempre per la scuola dobbiamo pagare c'è praticamente un microchip che si inserisce nella cartella della scuola, che ogni volta che passa il cancello ci arriva un'email per dire oh, il vostro figlio è arrivato a scuola, il vostro figlio è uscito a scuola, e questo al mese ci costa 630 yen. E poi ci sono le attività. Allora, per esempio mia figlia fa pianoforte, le lezioni di pianoforte ci costano 6.500 yen mensili. Invece Luca fa calcio, cuore di papà, che io amo il calcio, anche mio figlio ama il calcio, e ci viene a costare 6.100 yen al mese. Poi hanno uno sport che fanno tutte e due insieme,
che è nuoto, e il nuoto ci costa 15.810 yen al mese. Poi questa cosa vi farà ridere, però abbiamo addirittura aggiunto i costi per la Switch, Nintendo Switch, perché sai, vogliono comprare il gioco nuovo, oppure non so, gli item dentro il gioco, così. Abbiamo messo un budget anche per il Nintendo Switch e al mese mettiamo 400 yen. E per finire, ogni mese mettiamo un budget anche per l'università, così quando andranno all'università, siccome qui in Giappone l'università costa tantissimo, non avremo la grande spesa di ritrovarci di pagare, non so, 10.000 euro in una sola botta. Ogni mese noi, da quando sono nati, mettiamo da parte 10.000 yen a testa per quando andranno all'università. Quindi questi sono i nostri costi mensili familiari, con un totale di 264.500 yen. Lasciate sempre un mi piace se il video vi è piaciuto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per altri bellissimi video dal Giappone, ma soprattutto, ragazzi, attivate questa campanellina, perché se no non vi arriva la notifica. E per ultimo vi ricordo che vi potete seguire anche su Instagram, e faccio vedere tantissime destinazioni del Giappone ogni giorno. Vabbè, insomma, mi trovate dappertutto. Se digitate Marchino in Giappone mi trovate ovunque: Telegram, Facebook, Instagram. Ormai sono un incubo, sono dappertutto, ragazzi, mi trovate dappertutto. Comunque, ragazzi, un saluto a tutti, grazie mille per aver visto il video, alla prossima, ragazzi, ciao!